Bentornati nel forum. Su questo canale vi abbiamo parlato un sacco di volte di titoli provenienti dai posti più disparati, classici giochi di ruolo americani e inglesi, ma anche diversi titoli sviluppati qua in Italia, titoli svedesi, con Ryutama anche un titolo giapponese, titoli svedesi ma scritti da italiani come nel caso dell'Unico Anello, e insomma è stato molto divertente notare come a seconda del paese di origine c'è una storia particolarmente diversa per quanto riguarda la diffusione di questo hobby in quel determinato contesto culturale, e anche interessante vedere che tipi di giochi vanno per la maggiore. Per esempio Favola Ultima, che è un titolo italiano che è stato tradotto in inglese ma che comunque prendeva ispirazioni, ibridava elementi da D&D quarta edizione, Blades in the Dark e Ryutama, quindi praticamente un ibrido fra Italia, Giappone, America e Inghilterra. L'ispirazione per questo video mi è venuta dopo aver visto l'ottimo video di 151G sull'animazione nel resto del mondo, per non limitarci alla sola animazione americana, quindi ho pensato che sarebbe stato interessante potervi proporre qualcosa di simile relativamente al nostro hobby, limitandoci per il momento al vecchio continente e solo ad alcuni paesi selezionati, oltre al fatto che essendo noi un canale molto più piccolo ci limitiamo a fare la cosa con molta più modestia e umiltà. Ovviamente non mi metterò a recensire tutti i titoli che citerò in questo video, dal momento che diventerebbe una quantità di lavoro assurda. Prendete più che altro questo video come una sorta di excursus su che cosa giocano negli altri paesi europei e soprattutto di come questo hobby sia effettivamente diffuso qua nel vecchio continente. Purtroppo, per non far durare 6 ore questo video, ho dovuto per forza di cose escludere alcuni titoli e vi chiedo scusa per questo in anticipo. Se pensate che io abbia escluso invece dei titoli che era necessario o erano fondamentali da nominare, scriveteceli qui sotto nei commenti. Ultima cosa, tra l'altro, prima di cominciare vi anticipo che questo video sarà il primo di una serie, ovviamente non usciranno in maniera consecutiva uno con l'altro, che ci porterà a trattare poi quello che è il gioco di ruolo più famoso in Svezia, e da quello poi ci collegheremo a Trudvang e a Dragonbane. Iniziamo quindi questo nostro excursus partendo dai nostri cugini, amati e odiati cugini d'Oltralpe, la Francia. Più o meno come nel resto del mondo, i primi giochi di ruolo si diffondono in Francia verso la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Nascono le primissime associazioni e club di gioco, specialmente in ambito studentesco a Tolosa. Nel 1980 viene pubblicata la prima rivista dedicata ai GDR e ai Wargames, chiamata Casus Belli. Sempre a Tolosa, nell'83, venne organizzata la prima convention dedicata a D&D e nei successivi 10 anni aumentarono le riviste e fanzine di settore, come Runes, Dragon Radier, Chronique d'Outre-Monde e così via, fino ai tardi anni 2010. Come pubblicazioni abbiamo L'Ultime Épreuve, il primo GDR francese pubblicato nel 1983, un fantasy medievale interessante basato su una versione semplificata del basic roleplay della Chaosium, e interessante per il fatto che in questo gioco i PG hanno un obiettivo predefinito: sconfiggere i signori del male e ottenere la forza per superare la prova finale, per l'appunto, e riunirsi ai signori dell'ordine. Approccio decisamente meno sandbox di quanto mi sarei aspettato per quel periodo. Nello stesso anno esce Legends, GDR basato sul D20 ma con sistema roll-under e di impianto molto simulazionista. Il gioco si fondava sulle credenze fantastiche di un determinato contesto storico, come le leggende celtiche o delle Mille e una notte, per farvi un esempio. Nell'84 esce Mega, un gioco di ruolo basato sul concetto dei multiversi, abbastanza in anticipo sui tempi direi, che vedeva i PG come messaggeri galattici, i Mega appunto, impegnati a mantenere la pace in una federazione galattica nata dopo l'alleanza di più pianeti tra di loro. Chissà che gli autori di Lancer non abbiano preso ispirazione. Gli anni 80 furono sempre gli anni 80 d'altra parte, infatti nell'84 in poi fu un tripudio di giochi post-apocalittici alla Mad Max, come Bitume, fantascienza distopica in Universum e Athanor, macabro umorismo come In Zone e heavy metal in heavy metal per l'appunto. Ma parliamo di scandali per non annoiarvi. Se da un lato oltreoceano gli Stati Uniti venivano sconvolti dal Satanic Panic per quanto riguarda il nostro settore, dal triste caso di Dallas Egbert III,
In Francia ci fu un caso che sconvolse l'intero paese. Nel 1990, infatti, un gruppo di Naziskin profanò diverse tombe del cimitero ebraico di Carpentras, sperando di averlo pronunciato bene. Preferisco non scendere nel dettaglio di che cosa fecero materialmente perché potrebbe urtare la sensibilità di alcuni di voi, oltre al fatto secondario che comunque YouTube potrebbe buttare giù questo video. Ovviamente questo caso, come ho detto prima, sconvolse tutta l'opinione pubblica francese, vennero chiamati in causa i capi di partito politici più importanti, addirittura a un certo punto si pensava che i membri dei servizi di sicurezza, dei servizi segreti fossero stati coinvolti, poi ovviamente venne fuori che non c'entravano nulla. Il punto è che, come vi potreste immaginare, bastò che qualche testimone iniziò ad additare questi ragazzi come dei tizi che si radunavano per fare dei giochi strani al tavolo con i dadi, facevano le messe nere, il satanismo, insomma tutto quel solito mix di cose che vengono buttate a casaccio in un calderone quando non c'entrano nulla tra di loro. Ora, io non so voi, no? Ma uno mi dice, The Naziskin, quindi con simpatie naziste, hanno profanato delle tombe ebraiche. Quale potrebbe essere il motivo che li ha spinti a farlo? La colpa è dei giochi di ruolo, signora mia, ovviamente. I mass media ci marciarono sopra su questa cosa, anziché additare i veri responsabili della cosa. Chiaramente facevano indignazione, sapete, fa vendere più giornali. Fatto sta che questa cosa contribuì a demolire parecchio la reputazione dei giochi di ruolo in Francia, tanto che per cercare di ristabilirla nel 1996 nacque la Federazione Nazionale dei Giochi di Ruolo, che esiste tutt'oggi. Permettetemi una piccola digressione su questo punto. Ho notato che in Francia, per quanto riguarda il mercato editoriale, tendono ad essere molto settoriali. Un esempio, ad Angoulême c'è la fiera del fumetto francese, alla quale sono stato tra parentesi e vi suggerisco almeno una volta di andarci, che è diversa però dalla fiera, per esempio la nostra Lucca Comics, in cui trovate fumetto, videogiochi, giochi da tavolo, giochi di ruolo, di carte, cosplay e chi più ne ha più ne metta. È una fiera, la nostra, più generica. Allo stesso modo hanno un'associazione, una federazione specifica per il gioco di ruolo che non è come la nostra Federludo, che appunto è una federazione che raccoglie sotto di sé le associazioni ludiche in generale. Il motivo per cui sono così iperspecifici, così settoriali è presto detto. Hanno un mercato editoriale molto più ampio del nostro, detto terra terra, leggono più di noi, quindi possono permettersi effettivamente di creare cose più settoriali e ottenere comunque dei buoni numeri. Dubito fortemente che in Italia una fiera del solo fumetto possa fare gli stessi numeri di Lucca Comics. Ora, per quanto riguarda gli anni che vanno dal 2000 al 2010, ci fu una flessione, diciamo, delle vendite dovuta alla distribuzione, alla diffusione dei videogiochi, di internet e di altre forme di intrattenimento, che è un fenomeno che ha riguardato un po' tutto il mondo per quanto riguarda il settore del gioco di ruolo. Tuttavia comunque una fanbase solida ormai si era creata. Ora, io vi voglio dire che comunque ho avuto una certa difficoltà nel reperire titoli di giochi di ruolo un po' più recenti da questo punto di vista, diciamo dal 2018 in poi, per darvi una finestra temporale, quindi io mi limito a citarvi questi titoli che per il momento ho trovato, che sono comunque molto interessanti. Uno di questi per esempio è Le Cabinet de Murmures, sperando di averlo pronunciato Murmurs, vabbè, comunque la stanza dei sussurri. È un GDR interessante in cui interpretiamo praticamente un gruppo di spiriti durante una seduta con un medium. Ha un sistema basato su ID6 ed è stato premiato in Francia come miglior sistema nel 2021. Poi, se vi piace K e Spada, ho trovato questo Le Masque et l'Épée, la maschera e la spada praticamente. È un K e Spada appunto con toni fantastici, ma del quale purtroppo vi confesso non ho trovato troppe informazioni sul sistema. Facciamo che andiamo sulla fiducia, va bene? Abbiamo poi La Fin du Monde, Apocalypse Zombie, di cui ho trovato soltanto come descrizione che è un sistema narrativo e basta, ma ha anche altre espansioni basate non solo sull'apocalisse zombie, ma anche per esempio sull'invasione aliena. Se vi piace lo stile manga, abbiamo Manga Boys. I vostri personaggi sono i classici salvatori dell'umanità e hanno praticamente un sistema come gioco basato su una coppia di dadi a 6 facce. Una parodia bellissima di Vampiri la Masquerade, che è Cats la Masquerade appunto, illustrato molto bene. Penso che ci metterò gli occhi sopra se riesco a trovarlo tradotto. Ha un sistema Neutrad basato appunto sul D10, esattamente come in Vampiri. Abbiamo poi Cops, dove siamo dei poliziotti che lavorano per le vie più malfamate di Los Angeles. Anche in questo caso invece abbiamo un sistema basato sul D10 ma sui successi multipli.
Vi segnalo poi Wurm, dove interpretiamo degli uomini della preistoria, anche questo è un sistema basato sui 2D6, Wasteland, che è un mix tra post-apocalittico e fantasy tipo la nostra ultima bomba, mi pare di aver capito, fantasy medievale comunque, in cui possiamo scegliere se tirare un D10 per fare delle prove non troppo, per non rischiare troppo, possiamo dire, oppure il D20 per le prove più azzardate. Ultimi due di questa lista è Night, un techno fantasy apocalittico di stampo arturiano ma senza la parte anime, se vogliamo fare un confronto con il nostro Knights of the Round, però un pochino me lo ha ricordato. Quindi è praticamente Warhammer 40.000. Non credo che si possa dire. E per ultimo Lore and Legacy. È uno science fantasy basato su un sistema chiamato 3D Engine. 3D ovvero 3 dadi. Un D6 per il base, un D8 per la fortuna e un D10 per le avversità. Ho notato tra l'altro, che ve li cito, una certa prevalenza di temi o fantastici o orrorifici. Saliamo dai nostri altri cugini d'Oltralpe, la Germania. Germania e giochi sono sempre andati a braccetto, non a caso lo stile dei giochi da tavolo europei ha visto qui la sua nascita, tanto da essere chiamato appunto lo stile tedesco o German. Nel 1966 venne fondato il club Follow, Fellowship of the Lords of the Lands of Wonder, poteva essere anche un nome più breve per quanto mi riguarda, i cui membri crearono un gioco di simulazione chiamato The Eternal Game e a seguire Maghira, un gioco di ruolo fantasy con ambientazione omonima, pubblicato nel 1978 e poi nel 1981 con il nome di Midgard, di fatto il primo vero gioco di ruolo tedesco. Ma è nel 1984 che vede la sua nascita quello che è forse il gioco di ruolo tedesco più famoso al mondo, ovvero Das Schwarze Auge o The Black Eye o, come è stato tradotto in italiano, Uno sguardo nel buio, giunto fino alla sua quinta edizione. Fermo restando che mi piacerebbe potervene parlare un giorno in un video specifico, mi limito a dire che fu un enorme successo commerciale, tanto in patria quanto all'estero, composto di elementi che certamente ricordavano i titoli più famosi come D&D, personaggi con classi e livelli, il nano e l'elfo che costituivano sia razza che classe per esempio, ma basato su un D20 Under, ma trovavamo anche elementi da GURPS, dal Signore degli Anelli, lo stesso nome Occhio Oscuro è un vago riferimento al Palantir. Il fatto che si potesse giocare in forma di libro game, tanto in solitario quanto in gruppo, lo rendevano, passatemi il termine, una figata. Sfruttando una relativa semplicità nella creazione dei personaggi, la possibilità di giocarlo in solitario dava modo ai master di poter prendere prima confidenza con le regole e con l'avventura, prima di poterla proporre al resto del party. La storia editoriale tuttavia non è delle più semplici da riassumere in un video, quindi magari chissà ne parleremo appunto in un video apposito in futuro. La scena tedesca è particolarmente entusiasta per quanto riguarda i giochi, tanto da avere due fiere di settore. Una è la Nordcon di Amburgo e l'altra è la più famosa secondo me, o almeno quella che ho sentito più volte nominare, la Essenspiel, a cui spero un giorno di poter andare, perché no. Dando un commento rapido e guardando anche la lista di giochi che mi sono salvato, noto che c'è un certo attaccamento per il classico fantasy con alcune sfumature o dark o grim. Segnalo come giochi Dungeon Slayer del 2010, che è praticamente un classico dungeon crawl basato sul D20, Malmstrom, che è un'ambientazione fantasy che potete giocare con Fate, Exen 1733, che mi piacerebbe provare perché ho colpito il microfono, perché interpretiamo dei cacciatori impegnati in una lotta nella foresta nera contro gli orrori che da questa stanno venendo. Mi ricorda, scusatemi il raffreddore, un po' la situazione di Aizen in Seven Sea, ma anche un po' come tema quello di Lex Occultum. Sistema questo basato su una pool di dadi a 6 facce. Comunque devo dire che come situazione ludica sono messi molto bene. Scendiamo adesso invece dai nostri cugini più calienti, ovvero la Spagna. Spagna, l'ho detto malissimo. La Spagna vede l'esordio del nostro hobby in ambito wargame e miniaturistico, specialmente a Barcellona, quindi sarebbe più corretto dire in Catalogna, dove negli anni 60 e 70 nacquero le prime associazioni di wargame e storia militare. Da questo primo nucleo nacque una seconda generazione di giocatori, tra i quali un certo Michel Barcelo, che nel 77 acquistò dagli Stati Uniti una copia di Traveller, divenendo di fatto il primo game master spagnolo. Di lì a poco venne aperto un negozio specializzato di giochi da tavolo e di ruolo chiamato Jockplay, che avrebbe portato in Spagna una delle prime versioni di D&D, la White Box. Fatto sta che la maggior parte dei giocatori rimase affezionata ai wargame, tanto che neanche la scatola rossa ottenne i risultati commerciali sperati, cosa che creò incertezza sul futuro D&D in questo paese. Ciò nonostante, cominciarono a nascere anche i primi club specializzati e le riviste a tema, tra le quali molte fanzine amatoriali, sempre con Barcellona come città protagonista. In effetti bisognerà aspettare gli anni 90 perché il gioco di ruolo in
inizia a diffondersi più capillarmente anche in Spagna, grazie al successo commerciale, tra le altre cose, di titoli come RuneQuest e Il richiamo di Cthulhu. Ed è proprio in questo decennio che vediamo nascere i primi giochi di ruolo spagnoli al 100%, come Aquelarre della Giochi International del 1990 e Mutantes en las Sombras della Ludotecnia del 1991. Ma esattamente come l'herpes che rispunta fuori nei momenti meno opportuni, anche la Spagna ebbe un caso di cronaca nera che contribuì a demolire i giochi di ruolo nella loro reputazione, insomma, li portò al banco degli imputati. I protagonisti furono uno studente di chimica e un suo amico minorenne che venne coinvolto a partecipare ad un macabro gioco in cui avrebbero dovuto sostanzialmente prendere una persona casuale per strada e ucciderla entro una certa ora. La vittima fu purtroppo un inserviente di 50 anni accoltellato ad una fermata dell'autobus. Nonostante le precauzioni prese dall'assassino, questi andò ingenuamente a vantarsi con un amico e finì presto in manette. La polizia nelle indagini trovò in casa di questo studente diversi libri, molti manuali di gioco di ruolo, purtroppo, e anche diversi libri per quanto riguarda l'occultismo, il misticismo e anche Adolf Hitler. Ovviamente a cosa venne data la colpa? Anche in questo caso ai giochi di ruolo. La cosa molto strana, mi verrebbe da dire in maniera un po' tristemente ironica, è che non tutti i mali vengono per nuocere, perché questo evento, conosciuto dalle cronache come il crimine di ruolo, contribuì a diffondere l'hobby del gioco di ruolo, o meglio, lo fece molto conoscere in Spagna da quel momento in poi. Quindi fatemi un attimo capire, abbiamo una personalità deviante con atteggiamenti criminogeni, con simpatie per l'occulto e il nazismo? Di cosa potrebbe essere la colpa di questo comportamento? Ma dei giochi di ruolo, signora mia, è chiaro. Riguardo la seconda metà degli anni 90 e i primi anni 2000 ci fu un po' l'ascesa dei videogiochi, di Magic the Gathering e di altre forme di intrattenimento, esattamente come abbiamo detto prima nel resto del mondo, che contribuì ad un calo delle vendite del gioco di ruolo da questo punto di vista, oltre ad una piccola saturazione del mercato. Vale però la pena che, a parte i titoli che vi ho citato, che comunque sono rimasti molto impressi nel panorama spagnolo, c'è stato poi un rilancio di questo hobby grazie alla No Solo Roll Games, che praticamente potete trovare anche il loro catalogo su DriveThru. Vi basta selezionare lingua spagnola, loro come editore, e potete trovare tutti i loro titoli. I titoli spagnoli sono quelli che vi ho citato prima, ma vi voglio anche nominare un altro titolo che è Aventuras en las Marcas del Este. È un gioco di ruolo del 2010 che, per farvela breve, è un retroclone di Scatola Rossa. Parliamo della Grecia. Io sono sicuro di aver fatto bene i compiti a casa, di aver cercato nei posti giusti, ma ho trovato praticamente poco e nulla, e la cosa mi ha lasciato abbastanza spiazzato. Credevo che avessero una forte tradizione di giochi di ruolo in questo paese. Ora, non voglio cadere in stereotipi, ma magari tanti giochi di ruolo che riproponevano l'epica omerica, comunque tutta la loro mitologia, o magari la sconvolgevano in chissà quale nuova veste. Invece, a parte un titolo che si chiama Living Epics, di cui ho trovato soltanto la copertina, non è che io abbia trovato chissà cos'altro. Addirittura di questo non ho trovato praticamente informazioni sul sistema. C'è poi un altro titolo che potete trovare gratuito in PDF su DriveThru, che è Frontier Black Zephyr, dove siamo praticamente dei sopravvissuti in guerra contro una specie aliena, è basato su una pool di dadi da lanciare in base al proprio valore di abilità, quindi una cosa praticamente molto terra. Forse sono io che non ho cercato nei posti giusti, forse questo hobby non si è concretizzato in maniera molto forte in questo paese per motivi storici e contingenti. Nel caso io vi chiedo di segnalarmi, se le sapete, le motivazioni qui sotto nei commenti. Chiudiamo per il momento questo primo giro con la Svezia, ma non è detto che in futuro non tratteremo altri paesi europei. Di giochi di ruolo svedesi ne abbiamo trattati parecchi e continueremo a farlo, grazie anche e soprattutto alla Free League, che si è ritagliata un suo posto tra le più importanti e ambiziose case editrici di giochi. La tradizione dei GDR in Svezia inizia anch'essa con i wargame, e l'approfondiremo più nel dettaglio nel video dedicato al principale GDR di questo paese, ovvero Drakar Ok Demoner, GDR figlio del basic roleplay, dal momento che uno dei suoi fondatori, della casa editrice Target Games, partecipò a diversi playtest della Chaosium. Il successo commerciale di questo gioco fu tale che D&D, nonostante fosse arrivato nel frattempo anche negli scaffali svedesi, non riuscì mai a eguagliarne le vendite. Nel 1988 nacque anche la Sverok, la federazione giovanile del gioco, simile a quella francese o alla nostra Federludo. Nel 2000 invece nacque la Riot Minds, anch'essa casa editrice, la cui storia è tristemente legata a quella di Drakar Ok Demoner e Trudvang, e anche questa la racconteremo meglio nel video dedicato. Indovinate un po'?
Esatto signori, cronaca nera purtroppo. Ah, ma che è un complotto? Ve la faccio molto breve perché siamo giunti a fine video. Una coppia di fratelli, praticamente anche questi con le solite simpatie, insomma, da braccio alzato e purtroppo anche in questo caso appassionati di giochi di ruolo, pestarono a sangue un loro coetaneo fuori da una scuola praticamente. La cosa venne fuori subito, nonostante le domande, nonostante gli inquirenti li tartassassero, i due non hanno mai dimostrato particolare pentimento, insomma, per questo gesto. Fatto sta che comunque anche qui i media preferirono puntare il dito contro i giochi di ruolo. Per fortuna poi le cose si sono sistemate, i giochi di ruolo in Svezia si sono bene o male ristabiliti come reputazione e ne stanno sfornando sempre di nuovi, tanto che ormai si parla da un po' di tempo di Swedish Wave dei GDR. Come giochi andiamo molto sul tradizionale, sul Neotrad o sull'OSR, se avete visto i nostri vari video in merito o se sfogliate il catalogo Free League ve ne potete accorgere. Tra l'altro molto spesso le atmosfere di questi giochi sono oscure, i mondi tendono a essere decadenti o in una fase diciamo di cambiamenti traumatici. Uno su tutti per esempio mi viene da citarvi Wesen. Vediamo però a questo punto i titoli più notabili e chiudiamo questo video. Mutant sicuramente, che è una saga di giochi di ruolo iniziata nell'84 che ha visto poi seguirsi Mutant Chronicles, diventato poi anche un dimenticabile film del 2008. Se non ricordo male, scusate, e Mutant Year Zero, che è anche un po' il prequel per l'appunto, che ha dato inizio al sistema dello Year Zero Engine. Poi vi voglio citare Shock, che è un gioco di ruolo horror che ci vede impegnati nel risolvere misteri legati a potenze malvagie che vogliono conquistare il mondo. Vagamente, molto vagamente mi ha ricordato Wesen. E poi ragazzi, ovviamente un titolo che tra l'altro in tanti ci state chiedendo di trattare, Cult. Anche qui devo davvero spiegarvelo. Si tratta di un gioco anche questo che meriterebbe in effetti un video a parte e questa cosa l'ho detta talmente tanto che la lista dei video da fare si è praticamente allungata. Se parliamo di giochi dell'occulto è sicuramente uno dei principali, ha avuto sue diverse edizioni, tra cui l'ultima in chiave Powered by the Apocalypse. Nel mondo di Cult comunque, giusto per farvelo breve, l'umanità vive in una menzogna, il demiurgo ormai non c'è più, gli arconti vogliono spartirsi il mondo così com'è e noi siamo gli unici che combattono questa guerra segreta, se volete, ispirazione che poi è stata data anche per il gioco di ruolo Cabal da questo punto di vista. Ovviamente vi lascio immaginare che la fama di questo gioco, dato il caso di cronaca nera che vi ho appena citato, tutti i vari riferimenti al satanismo eccetera, anche questo gioco non fu esente da polemiche da parte dell'opinione pubblica e dei mass media, ma la storia, se siamo qui a parlarne, gli ha dato ragione. Ora, io mi ero preparato un piccolo appunto qui sopra riguardo al fatto che in molti giochi Free League entra in gioco la componente della home base o di un quartier generale gestito collettivamente dal proprio party. Ora, credo che questa cosa di gestione multipla, diciamo condivisiva, potrebbe, e sottolineo perché non ho prove per dimostrarlo, essere dovuta al fatto che storicamente la Svezia ha investito molto nel cosiddetto co-housing o cooperativa abitativa, se preferite. Per farvela molto breve, sono quei complessi abitativi in cui la proprietà è divisa appunto tra i vari inquilini e ognuno deve contribuire alle spese e all'aggiunta di eventuali servizi all'interno della struttura. Il co-housing in realtà è un fenomeno molto complesso, in Italia può essere ricollegato in parte anche alle nostre case popolari per dire, ma comunque è un dettaglio che mi ha molto incuriosito e secondo me potrebbe essere effettivamente dovuto a questo il motivo per cui nei giochi di ruolo Free League questo elemento tende a essere ricorrente. Chi lo sa, magari mi sbaglio. Detto questo signori, io vi ringrazio per averci seguito fino a questo punto. Questo era un piccolo excursus, un primo excursus sui giochi di ruolo in Europa. Spero vi sia interessato e magari mi vorrete segnalare qui sotto nei commenti titoli altrettanto interessanti di altri paesi che vale la pena citare. Mi piacerebbe effettivamente poter vedere se qualcosa è stato fatto nell'est Europa o in altri paesi
un po' più piccoli o magari chissà anche da paesi un po' più grandi. Detto questo, o magari affronteremo anche giochi in altre parti del mondo. Mi domando, in Cina hanno una tradizione di GDR? Approfondiremo in merito. Io vi ringrazio per averci seguito fino a questo punto. Qui sotto trovate tutti i nostri link, abbonatevi al canale se vi è piaciuto il nostro contenuto, iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Potete seguirci sul nostro profilo Facebook, su Instagram e unirvi al nostro gruppo Telegram se volete parlare con noi più in tempo reale. Potete anche seguirci su TikTok se volete fare se volete dei video a contenuto un po' più breve. Il mal di gola mi sta tornando, signori, quindi è meglio se chiudo qui. Daniele dal Forum Sententiam, chiudo.